Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. È il giorno dopo Siviglia-Roma 1-1, finita nei tempi regolamentari. Siviglia che porta a casa questa Europa League, l'ennesima coppa portata a casa ai calci di rigore. La Roma se l'è giocata fino alla fine in questa partita lunghissima, con recuperi stratosferici sia nei tempi supplementari sia in quelli regolamentari. È stata una partita molto lunga dove la Roma però al 70° a livello atletico è calata di brutto. In tutto l'11, salvo solo Smalling per condizione atletica perché se l'è giocata fino alla fine ed è stato il migliore in campo della Roma. Poi dobbiamo parlare anche di questi strascichi e polemiche sull'arbitraggio perché ho già sentito siamo stati derubati, è stato un arbitraggio scandaloso, così non va bene e quant'altro. Allora, siamo stati derubati? No, perché per essere derubato devi aver comunque sovrastato l'avversario. Poi l'arbitraggio porterebbe a un risultato diverso da ciò che si è visto in campo. Allora puoi parlare di essere stato derubato, puoi parlare di erroracci arbitrali che hanno condizionato una gara. Sicuramente ci sono due episodi da analizzare che sono il calcio di rigore non dato alla Roma per il fallo di mano in area del Siviglia e l'espulsione di Lamela. Togliamoci prima il dente dell'espulsione di Lamela perché Lamela andava espulso per doppio giallo a fine partita, quasi eravamo, però Lamela si disinteressa completamente del pallone, va addosso all'avversario, c'era il secondo giallo, non è stato dato e quello è un errore. Il calcio di rigore è stato esaminato anche negli studi televisivi da diversi addetti ai lavori. Quasi tutti hanno detto che non era calcio di rigore perché il braccio è parallelo al corpo, perché non è stato aumentato il volume del corpo stesso del calciatore del Siviglia, quindi non può considerarsi fallo da rigore. Però riguardando bene l'azione comunque c'è anche da considerare se il difensore fa di tutto per evitare il contatto con il braccio o istintivamente, perché poi è un movimento istintivo, va col braccio verso il pallone. Se lo riguardiamo il fallo, il difensore va un po' col braccio verso il pallone, secondo me gli estremi per un calcio di rigore ci potevano essere. Detto questo, in Serie A quel rigore secondo me sarebbe stato dato al 100%. Poi c'è da dire sicuramente che è stata una direzione arbitrale al di sotto del blasone del match, al di sotto delle aspettative di una finale, perché a livello di gestione di cartellini, il nervosismo, che comunque te lo potevi aspettare in una partita del genere, è una finale europea, devi stare sempre sul pezzo e devi cercare sempre di tenere tutti sul filo del rasoio a livello di gestione dei cartellini. Non è stata così perché l'arbitro è andato nel pallone un bel po' di volte e quando andava nel pallone invece di ammonire calciatori in campo e andare a redarguire falli che poi dovevi redarguire, si andava verso le panchine, prendeva il pinco pallino di turno, ammonito questo, ammonito quello, il secondo, il terzo, calciatori dalla panchina. Gestione insufficiente, un 5 all'arbitro, che è un 5 comunque regalato, che sarebbe quasi un arbitraggio da 4,5 secondo me. Poi ci sta che la Roma si senta derubata perché ovviamente possono essere episodi che sarebbero potuti essere episodi che avrebbero cambiato la partita sicuramente, però il rigore a detta di molte persone che forse sono più competenti di me non ci sta, quindi puoi solamente andarti ad appellare sull'espulsione di Lamela che ci stava, però poi che Mourinho mi viene a dire sì, Lamela andava espulso però poi ha tirato il calcio di rigore, non puoi nasconderti dietro a un dito così dicendo che poi sì, Lamela ha tirato il calcio di rigore. Se Lamela fosse stato espulso, ce n'era un altro a tirare il calcio di rigore al limite, avrebbe segnato uguale chi ci fosse stato al posto di Lamela. Sono dichiarazioni che comunque sicuramente possiamo capire, le fai a caldo dopo il match, però se le vai a rivedere
e ti vai a rivedere stesso tu, caro Mourinho, secondo me un po' sui tuoi passi ritorni. Però conoscendo il personaggio, non credo che Mourinho sia la persona che faccia passi indietro per quanto riguarda le sue dichiarazioni. Detto questo, ho detto che non si può parlare di partita rubata perché è stata giocata secondo me non all'altezza di una finale, ma da tutte e due le squadre. Il Siviglia sicuramente meno pimpante e diciamo meno quadrato di come l'abbiamo visto in tutto l'andazzo di questa Europa League, perché in campionato non è andata così bene. Poi vuoi, credo, decisioni di formazione, hai tenuto Suso e Lamela in panchina per tutto il primo tempo, sono entrati nel secondo tempo, si è visto, è cambiato il Siviglia. Poi c'è anche da analizzare un palo a fine primo tempo che sta ancora tremando di Rakitic, dove sei stato fortunato. Sei stato fortunato perché poi si portava sull'1-1 subito. Forse non ci sarebbero stati nemmeno supplementari e rigori, perché molto probabilmente la Roma sarebbe entrata forse con un altro piglio nel secondo tempo e sarebbe anche riuscita ad andare sopra il Siviglia o viceversa. Comunque le occasioni ci sono state per portare la partita a casa nei tempi regolamentari da una parte e dall'altra. Un grandissimo Bonù che ha salvato due occasioni nitide per la Roma. L'occasione su Belotti dove poi non è stato dato nemmeno il calcio d'angolo, io anche su quello, vedi, su deviazioni, su falli laterali sbagliati, cioè quella è una... su Belotti c'è una deviazione di Bonù palesissima che manda la palla in calcio d'angolo rimessa dal fondo. Diversi falli laterali che non sono stati visti al contrario. Cioè, purtroppo c'è incompetenza e ce la dobbiamo tenere, però mi aspettavo comunque dall'UEFA una designazione arbitrale più all'altezza. Forse loro credevano che era all'altezza colui che è stato designato per ieri sera insieme alla terna arbitrale, però non si è rivelato così. Non si è rivelato così perché è una gestione arbitrale completamente insufficiente. Questo però non va a intaccare la partita del Siviglia. E attenzione, il Siviglia ha meritato la vittoria dell'Europa League perché tu Roma devi fare qualcosa in più in una finale. I numeri parlano chiaro, ragazzi, alla matematica non si sfugge. Mourinho era da 20 anni che non beccava un gol in una finale europea. 20 anni che in tutte le finali europee che ha giocato Mourinho non ha mai beccato gol. E questo la dice lunga sulla gestione della partita dello Special One. Arrivi sempre prima per non prenderle e punzecchiare alla prima occasione, ma mai per dominare l'avversario, perché dominare l'avversario ti potrebbe portare molto semplicemente ad andare due gol sopra e poi lì sicuramente puoi metterti in gestione, puoi fare possesso palla, ti metti un attimo dietro. È un Siviglia però che non nemmeno ha dominato totalmente il match, anche se a livello di calcio giocato è un tantino sopra, ci può stare anche forse una rosa diversa, calciatori diversi. A Mourinho posso solamente dire che sono d'accordo con lui sul fatto che nella dichiarazione che ha detto ci sarebbe bisogno di qualcos'altro ovviamente per concorrere a questi trofei perché la rosa della Roma comunque avevo detto che era completa a inizio campionato, però poi ci sono stati degli acquisti che si sono rivelati completamente inadatti. Wijnaldum è un altro calciatore e io credevo che potesse fare la differenza. Va bene, c'è stato l'infortunio, sì, però ieri sera Wijnaldum era un pesce fuor d'acqua. Dybala fisicamente comunque ha fatto la differenza ed è l'unico che ha fatto la differenza in questa Roma, però con i problemi fisici che ha avuto poi non ha avuto continuità, lo devi tenere in panchina, lo devi schierare col contagocce, anche ieri sera. Dopo 60 minuti è calato di brutto, calato di bala e finita la Roma. Senza se e senza ma, crudo e netto, è così. Senza di bala è calata la Roma, Abram non mantiene una linea offensiva da solo, ha bisogno
di un trequartista e di gente che scende sulle fasce continuamente in appoggio, perché non è un attaccante che spalle alla porta riesce a mantenere, ti fa salire la squadra. Sicuramente è quell'attaccante che può prendere il calcio di punizione spalle alla porta, però anche su questo vedi c'è una direzione arbitrale che è stata insufficiente, perché tanti falli non sono stati chiamati, dove dovevi lasciar correre hai fischiato fallo, quindi c'è da recriminare sulla gestione arbitrale, però di parlare di partita poi rubata è troppo perché ne vale la prestazione del Siviglia, che si è giocata la partita a viso aperto e ha fatto un cammino in Europa League, a mio avviso, migliore di quello della Roma, perché la Roma già con il Leverkusen e un po' con il Feyenoord comunque non è che abbia dominato tutti e due i match contro queste squadre, quindi è un Siviglia che ha meritato e strameritato, è campione d'Europa e dobbiamo applaudire, al di là del tifo e al di là delle squadre che si supportano e al di là che tu sia italiano e vinca una spagnola, è sempre una squadra che porta in alto un trofeo, quindi meritato alla fine dei conti. Detto questo, ragazzi, questa è la mia opinione personale da non tifoso della Roma sulla partita giocata ieri e sulla gestione arbitrale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sempre Forza Napoli e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!